Ragazzi, bene, buongiorno, bentornati. Questa è la quarta e spero finalmente ultima lezione sulle riforme dei sovrani illuminati, i sovrani amici degli illuministi, i sovrani assoluti, no, che fanno le riforme, l'assolutismo, il dispotismo illuminato. La scorsa volta abbiamo visto Federico II di Prussia e Voltaire, il loro difficile rapporto. Adesso parliamo di Caterina II di Russia e di Diderot, un altro sovrano, in questo caso una sovrana, che ha un'amicizia e una vicinanza molto molto forte con uno dei giganti del movimento illuministico, Diderot, l'editore dell'Encyclopédie, l'autore di tante straordinarie opere di filosofia, ma anche romanzi, ma anche opere teatrali, ma anche opere di estetica e così via. Caterina II di Russia, ve la ricordate, abbiamo parlato di lei nell'argomento, nelle video lezioni sulle guerre, sulla politica, sulle dinastie del Settecento. Caterina II ingrandì moltissimo la Russia con le sue guerre contro i turchi, conquistando numerosi territori, la costa sul Mar Nero e così via. Caterina II è andata sul trono da qualche anno. Vi ricordate che lei non era affatto russa, non era un esponente della famiglia dei Romanov, era la moglie tedesca di Danzica di Pietro III Romanov, che lei stessa fece eliminare per prenderne il posto. Quindi vedete, piuttosto determinata Caterina II per diventare zarina di Russia, uccide suo marito. Caterina II, dopo pochi anni dalla sua ascesa al trono, nel 1767, pubblica un'opera che in russo suona nakaz. Nakaz significa istruzione o istruzioni, ok? Il titolo è lunghissimo, si tende a, per brevità, indicarlo come nakaz oppure istruzione oppure istruzioni. L'opera si chiama più o meno Istruzioni di Sua Maestà Zarina di tutte le Russie Caterina II, rivolta ai membri della commissione, eccetera, eccetera. Cioè, sono delle istruzioni, dei consigli, delle istruzioni che Caterina II rivolge a una commissione che lei stessa ha nominato, attenzione, per fare delle riforme, per fare delle profonde riforme legislative in Russia, andando nel senso dell'illuminismo. Se voi leggete il Nakaz è incredibile, infatti tutti gli illuministi europei balzarono dalla sedia. Caterina II, che era una persona coltissima, esattamente come Federico II, Caterina II conosceva tutte le lingue, parlava benissimo, scriveva in francese, era un amante dell'arte, abbiamo già ricordato in un'altra lezione, o forse no, che lei aprì a Pietroburgo uno dei primi grandi musei pubblici aperti a tutti dell'epoca, il grandissimo museo Hermitage, ancora adesso meta di turisti da tutto il mondo, spendendo una fortuna per acquistare le migliori opere d'arte al mondo che ancora adesso si trovano all'Hermitage. Quindi lei aveva letto gli illuministi. Se voi leggete questo Nakaz istruzione, questo breve scritto, lei cita Montesquieu, la separazione dei poteri, i diritti dell'imputato, i diritti del cittadino. È tutto straordinario, tutti i principi dell'illuminismo sono esposti nella maniera più astratta, attenzione, possibile in questa istruzione. Gli illuministi, tutta Europa, diciamo, guarda, c'è una in un paese arretratissimo, proprio sembrerebbe il paese meno consigliato per realizzare delle riforme, dove realisticamente, insomma, come si fa un paese così arretrato, feudale, con la schiavitù dei contadini, eccetera, a trasformarlo in un paese moderno, in una democrazia, come Caterina II vuole, con tutti questi popoli, questi nobili che si ribellano in maniera barbarica, guerre civili e l'impero ottomano alle porte. Eppure Caterina II sembra avere delle buonissime intenzioni. Questa commissione deve trasformare la Russia in una democrazia avanzatissima, secondo il modello di Montesquieu, della separazione dei poteri, o tantissimi illuministi o riformatori o liberali o filosofi liberali o empiristi
vengono citati all'interno di questo scritto istruzione. La commissione non combina assolutamente niente. La commissione verrà sciolta in seguito, ma poi per 11 anni è in vigore questa commissione, è in carica, non fa niente perché ci si blocca sulla prima cosa veramente importante, la solita cosa, cioè per superare il sistema feudale e fare una monarchia costituzionale limitata, come diceva Montesquieu, bisogna eliminare la servitù dei contadini, la schiavitù dei contadini. Alcuni membri di questa commissione vogliono farlo, altri no. La commissione inizia a litigare, a dividersi sul problema fondamentale, cioè come eliminare la servitù dei contadini, come eliminare il problema feudale. Non se ne esce, è impossibile. La commissione si blocca, non si riunisce più, non realizza assolutamente niente, d'accordo? Caterina II magari all'inizio magari ci credeva pure, io non dico che sia stato davvero un inganno totale, semplicemente per ringraziarsi l'amicizia di chi ci cascò, come Diderot o altri illuministi o altri riformatori europei, magari all'inizio ci credeva, ma poi si rese conto che era una cosa assolutamente impossibile. Ricordate la rivolta di Pugaciov, dei cosacchi che si uniscono ai contadini, che si uniscono a popoli asiatici? Dal 1772 al 1774 milioni di uomini si ribellarono a Caterina II. Avrebbe potuto essere distrutta, il suo regno, uccisa lei. Lei riesce con una guerra terribile a reprimere la rivolta di Pugaciov, d'accordo? Dopo la rivolta di Pugaciov, questo pericolo per Caterina II è gravissimo, di riforme non si parlò mai più. Cioè Caterina II può darsi che fosse un'ingenua idealista all'inizio, può darsi che volesse gettare fumo per, come altri sovrani, per ingraziarsi l'opinione pubblica progressista europea, gli illuministi. Poi però la realtà le fece capire che fare riforme era assolutamente impossibile in un posto così barbarico come la Russia. Lo spavento per la rivolta di Pugaciov mette fine a qualunque tipo di ipotesi di riforma. Nessuna riforma fu fatta in Russia. Diderot diventa amico di penna di Caterina II, esattamente come Voltaire era di Federico II. Attenzione, Voltaire, non ve l'ho detto, era amico anche di Caterina II. Voltaire ha scritto, ricevuto moltissime lettere, sia da Federico II, sia da Caterina II, ok? Quindi Diderot condivideva, diciamo, l'amicizia e l'ammirazione per Caterina II con Voltaire, anche se Diderot, a differenza di Voltaire, che ne ha scritte una miriade, Diderot aveva difficoltà a scrivere lettere, questo è una caratteristica che tutti quelli che studiano Diderot lo sanno, quindi mentre abbiamo un immenso epistolario tra Voltaire e Caterina II, abbiamo pochissime lettere striminzite tra... Magari Caterina II scriveva lungamente a Diderot, lui replicava con lettere molto, molto più brevi. Voltaire era amico e sostenitore sia di Federico II di Prussia sia di Caterina II di Russia. Diderot, come abbiamo visto l'altra volta, la scorsa lezione, odiava Federico II di Prussia, però in realtà sosteneva un altro despota illuminato, un'altra, cioè Caterina II di Russia. Diderot aveva un problema, era un poveraccio a differenza di Voltaire che era ricchissimo. Caterina II di Russia inizia a fare mecenatismo nei suoi confronti. Caterina II di Russia, capite, limita un po' la capacità di critiche di Voltaire. Voltaire si trova un po' ingabbiato, in imbarazzo. Caterina II di Russia paga una pensione a Diderot che ne aveva enorme bisogno. Ufficialmente la pensione serve anche, una pensione molto cospicua, serve anche a Diderot per, dice Caterina II, così viene giustificata la pensione, ma Diderot lo fece davvero, la pensione serve anche a rimpinguare la biblioteca del filosofo, ad aumentare i libri della biblioteca di Diderot, che in base appunto al contratto firmato da Diderot sulla pensione generosa che le arrivava ogni mese dalla Russia, Diderot avrebbe poi dovuto devolvere a Caterina II, cioè praticamente Caterina II aveva acquistato la biblioteca di Diderot con la clausola che l'avrebbe ricevuta soltanto dopo la morte del grande illuminista, nel frattempo gli dava una pensione, un appannaggio mensile per
ingrandirla questa biblioteca acquistando nuovi libri. In realtà la pensione serviva a Diderot proprio per campare, aveva una figlia, aveva bisogno di una dote, all'epoca senza una dote non trovavi marito, riuscì a far sposare ottimamente la figlia di Diderot, Madame Vandel, si chiama così proprio perché sposò un certo Vandel, grazie ai soldi di Caterina II. Questa figlia di Diderot poi è sopravvissuta a lungo, ha scritto anche delle memorie in cui parla di suo padre, fece un ottimo matrimonio borghese, eccetera, grazie a Caterina II. Quindi Diderot si trovò, capite, nelle condizioni di essere mantenuto finanziariamente da Caterina II. Poteva scrivere contro di lei, era difficile. Diderot si accorge ben presto di questa sua situazione, tant'è vero che si paragona fino a identificarsi in maniera un po' morbosa, un po' eccessiva, con Seneca, che anche lui aveva questo rapporto con Nerone, no? Io sono come Seneca nei confronti di Nerone, Caterina II è come Nerone. Seneca lui lo giustifica, scriverà una delle sue ultime opere di Diderot, è questa, scriverà un saggio sulla vita di Nerone e sugli scritti di Seneca. Diderot dice che Seneca sì, era mantenuto, era controllato da Nerone, però che cosa faceva Seneca? Cercava di dare a Nerone dei buoni consigli, di influenzarlo positivamente per il bene del popolo. Diderot pensa di star facendo la stessa cosa, sacrificare la sua libertà di parola nei confronti di Caterina II. Lei lo mantiene, però Diderot cerca di darle i consigli giusti, però lui si accorge di questa ambivalenza, di questo problema insito lì, in questo tipo di assolutismo illuminato. Diderot a un certo punto va anche in Russia, perché Caterina II lo vuole alla sua corte, vuole sentire i suoi consigli. Pensate che Caterina II parlava con Diderot anche diverse ore al giorno, la prima mattina, d'accordo? Abbiamo le testimonianze di entrambi. Diderot si prendeva una grandissima confidenza con lei. Ci sono lettere in cui dice: Diderot è un po' troppo appassionato, un po' troppo focoso, mi lascia i lividi sulle braccia. Non pensate male, significa che Diderot quando discuteva con Caterina la afferrava con le braccia dicendo: Caterina, devi fare così, Caterina, ti prego, trasforma la Russia, Caterina, le prendeva le braccia e lasciava. Quindi avevano anche un rapporto di grande confidenza. Caterina ogni mattina, Diderot era suo ospite al Palazzo Reale a Pietroburgo, ogni mattina lo stava ad ascoltare. Diderot scrive delle cose per lei, le dà dei consigli per le riforme da fare in Russia. Diderot scrive anche un piano per la creazione di un'università in Russia. Caterina II neanche quello fece, non fondò neanche l'università in Russia, anche dopo la sua morte non c'era neppure un'università in Russia. Pure almeno quello poteva farlo, magari l'università ovviamente destinata ad un'elite di intellettuali, eccetera. Caterina II non realizzò nessuno dei consigli di Diderot. Diderot scrisse un taccuino di tutti gli argomenti, a volte questo taccuino serviva proprio per preparare, schematizzare gli argomenti che avrebbe esposto nei suoi colloqui con Caterina II, però attenzione, oltre ad essere un taccuino per l'elenco degli argomenti, Diderot poi dopo ogni colloquio, dopo alcuni dei colloqui, scriveva anche le sue osservazioni, attenzione, le osservazioni su Caterina II, quello che si erano detti. Diderot iniziò anche a scrivere le critiche contro Caterina II, d'accordo? Questo naturalmente lui non osò pubblicare niente perché Caterina II lo manteneva, ma Diderot non pubblicava dopo un certo periodo, dopo un certo anno, Diderot non pubblicava mai niente, neanche di tutte le altre sue opere, le affidava ai posteri perché erano spesso impubblicabili per le loro idee, per quello che sosteneva. Non pubblicava clandestinamente come il suo amico il Bacco, anonimamente o all'estero. Diderot decise di lasciare tutto ai posteri, sarebbe stato pubblicato dopo la sua morte. Che succede? Avete già capito, quando Diderot muore, tutti i libri, tutta la biblioteca e anche tutti gli scritti, manoscritti di Diderot vanno a Pietroburgo, perché ricordate, Caterina aveva acquistato la sua biblioteca. Caterina legge quelli che poi, molto tempo dopo, saranno pubblicati
col nome di Memorie per Caterina II o Colloqui con Caterina II. È la stessa cosa, questi taccuini appunto che Diderot scriveva, ve l'ho già detto. Caterina legge tutte le critiche fortissime che Diderot le fa, replica per iscritto, annota, è un po' dispiaciuta di quello che aveva scritto Diderot e comunque annota: io non avrei mai potuto realizzare le riforme che Monsieur Denis Diderot mi proponeva, perché erano del tutto utopistiche. E Caterina scrive: avrei perso il mio trono e sarei stata ammazzata dopo 3 giorni se avessi realizzato i consigli di Diderot. Il che magari è perfettamente vero, ma allora Caterina II che diamine gli chiedeva a fare questi consigli a Diderot, se poi li giudicava irrealizzabili, improponibili? Diderot mantiene il silenzio, anche privatamente. Lui è lì presente nel palazzo reale di Pietroburgo quando Pugaciov, il capo dei cosacchi, arrestato, viene decapitato, perché viene decapitato nel cortile del palazzo reale. Diderot ha una stanza che si affaccia sul palazzo reale. Può darsi che abbia anche assistito all'esecuzione di Pugaciov. Ad ogni modo sapeva benissimo, anche se non vi ha assistito, Pugaciov viene ammazzato nel palazzo dove sta lui, nel palazzo reale di Pietroburgo. Conosceva benissimo la vicenda di Pugaciov, stava pure lì. Diderot non ha mai scritto una riga su questa vicenda, neanche appunto, non dico pubblicamente, in qualche suo scritto, perché aveva paura. Lui stava in Russia, stava nel palazzo di Caterina, il silenzio di Diderot, lui ha paura di scrivere, anche Caterina non ha mai violato la sua corrispondenza, i suoi scritti, anche quelli fatti da Diderot in Russia, ma evidentemente Diderot aveva paura di poter essere scoperto, non scrisse niente su questo argomento, sull'esecuzione di Pugaciov e così via. Ma non è l'unico caso in cui Diderot preferì mantenere il silenzio su alcune questioni. Lo fece, vedremo, anche in Francia per questioni riguardanti la Francia. E ci si chiede anche perché. Diderot, a differenza di Voltaire, che forse è l'unico illuminista che restò fedele al programma dell'assolutismo illuminato fino all'ultimo, anche quando non ci credeva neppure più lui, Voltaire, perché non vedeva alcuna alternativa. Diderot invece cambia completamente le sue idee, si avvicina al suo amico che poi era diventato nemico, Jean-Jacques Rousseau. Diderot passa ad avere idee rivoluzionarie, radicali, pensa che i popoli debbano ribellarsi anche con la forza, con la violenza e uccidere i sovrani assoluti. Quindi cambia completamente idea, abbandona la prospettiva dell'assolutismo illuminato. Scrive un'opera insieme al fisiocrate Raynal, scrive un'opera eccezionale, mai tradotta in italiano, se non per alcuni estratti, che si chiama Storia delle due Indie. Raynal e Diderot non è accreditato, ma scrive moltissime parti di questa opera, manoscritti che poi Raynal inserisce nel testo definitivo dell'opera, manoscritti che noi abbiamo, sappiamo quali parti della storia delle due Indie di Raynal sono state scritte da Diderot. Un'opera in cui, e anche nei contributi di Diderot è così, si invitano, si incitano i popoli alla rivolta, anche i popoli coloniali, i popoli di colore, d'accordo? Un libro radicale, un libro anti-assolutistico, un libro di democrazia radicale, un libro anticolonialistico contro la schiavitù, a favore della liberazione, dell'indipendenza, degli schiavi, dei popoli colonizzati, eccetera. Quindi Diderot cambiò completamente la sua prospettiva. Anche in questo caso non lo disse affatto pubblicamente, collaborò segretamente con Raynal, comunque aveva cambiato completamente posizione, aveva deluso e disgustato dall'assolutismo illuminato, era approdato a idee di stampo democratico, rivoluzionario, che anticiparono quelle della rivoluzione francese. In Francia si fanno le riforme. Abbiamo già parlato, in parte, in un'altra lezione, di Luigi XV, di Borbone re di Francia. Abbiamo visto che Luigi XV fa dei tentativi tardivi
di far pagare le tasse anche ai ceti privilegiati, agli aristocratici, agli ecclesiastici, anche perché il debito pubblico francese era una vera voragine sia per le spese di guerra, sia per i vergognosi privilegi di queste classi mantenute, parassitarie. Ricordate migliaia e migliaia di nobili che spendevano, espandevano, ospiti della reggia di Versailles. Già la corte a Versailles costava un'ira di Dio. Abbiamo visto alcuni tentativi di far pagare le tasse ai nobili, alla Chiesa. Ne ho visti alcuni, altri no. Nel 1749 Luigi XV fa il suo tentativo più grande. Nomina come ministro delle finanze un certo Maupeou, che era un riformatore influenzato dagli illuministi. Cosa fa Maupeou nel 1749? Cerca di far approvare la tassa del ventesimo, d'accordo? Per far pagare le tasse a tutti. Appunto, si paga un ventesimo dei propri guadagni, dovevano essere pagate senza possibilità di esenzione sia dagli aristocratici sia dai nobili. Questa tassa del ventesimo viene approvata nel 1749, però le resistenze dei nobili e degli ecclesiastici, che comunque si rifiutavano di pagare, furono tante che fu abolita nel 1755. Fail, tentativo fallito. Luigi XV ci riprova, questa volta solo a danno della nobiltà e della nobiltà di toga, di roba. Ricordate quali erano proprio l'istituzione del privilegio della nobiltà di toga, i parlamenti, che ricordate, l'abbiamo detto in tantissime altre lezioni, non erano dei veri parlamenti ma delle corti di giustizia, e in particolare il Parlamento di Parigi però era più importante degli altri parlamenti provinciali della Francia, perché doveva anche approvare tutta una serie di editti del re. Ricordate che l'assolutismo di Richelieu, di Mazzarino, di Luigi XIV cercavano sempre di scavalcare il Parlamento di Parigi. Il Parlamento appunto non era eletto, ok? Ci stavano i nobili di toga, di roba, cioè borghesi arricchiti che avevano comprato il titolo di nobiliare. Ricordate che il Parlamento di Parigi si era pure ribellato molto tempo prima, aveva scatenato la fronda, no, contro l'assolutismo. Sicuramente il Parlamento di Parigi era uno dei più grandi freni all'assolutismo ed era un posto di privilegiati. Luigi XV che fa? Davvero all'improvviso, non se l'aspetta nessuno, lui già anziano, un atto di assolutismo, addirittura abolisce i parlamenti. Nel 1771 sono aboliti completamente i parlamenti in Francia. Tutti. Nessuno l'aveva fatto. Nessuno, neanche Luigi XIV ci aveva mai pensato a una cosa del genere. L'abolizione dei parlamenti. I parlamenti erano l'espressione di quella nobiltà, vi ho detto, togata, che in questo modo limitava i poteri del sovrano assoluto. Attenzione, abolire i parlamenti significava imporre l'assolutismo da parte di Luigi XV. Infatti, la maggior parte degli illuministi, compreso Diderot, anche se ovviamente loro non amavano molto i parlamenti aristocratici, fu contrario a questa riforma, criticò riforma, insomma, sì, riforma. Parlamenti, diceva Luigi XV, erano un'espressione del privilegio, impediscono di farmi fare le riforme. Tutti gli illuministi si lamentano, dice Luigi XV, un despota, elimina i parlamenti, almeno i parlamenti limitavano un po' il suo potere. L'unico che non si ribella è Voltaire. Voltaire, abbiamo visto, l'unico degli illuministi che continua fino alla fine a sostenere l'assolutismo illuminato. Per lui i parlamenti sono solo qualcosa di corrotto, da eliminare. Ricordate la sua polemica contro uno di questi parlamenti che aveva mandato ingiustamente a morte Jean Calas, no? Il protestante, accusato falsamente, per la riabilitazione del quale Voltaire scrisse il famosissimo Trattato sulla tolleranza. Voltaire battagliò anche sotto gli occhi dell'opinione pubblica, indicò come, ovviamente, come ignobile l'azione del Parlamento che aveva condannato a morte e giustiziato ingiustamente Jean Calas. Quindi Voltaire fu l'unico degli illuministi favorevole a questa decisione fortemente assolutistica di Luigi XV, abolire i parlamenti. Tutti gli altri illuministi sono contrari. Voltaire ovviamente si illude o spera che eliminando i parlamenti Luigi XV possa fare delle riforme.
Queste riforme non arrivano, comunque Luigi XV muore nel 1774 e ovviamente abbiamo un nuovo sovrano di Francia. Luigi XVI, come sapete, è quello che finirà sulla ghigliottina durante la Rivoluzione francese. Cosa fa Luigi XVI di Borbone? Fa qualcosa oppure niente? Sì che fa qualcosa, diciamo che dà sia un colpo al cerchio e un colpo alla botte, cioè cerca di equilibrare. Primo, che succede? Nel 1775 lui ristabilisce i parlamenti, quelli che abbiamo visto il suo predecessore aveva abolito, quindi vengono dopo pochi anni ripristinati. Però contemporaneamente, questa sembra una misura ovviamente conservatrice, però contemporaneamente lui nomina, questo è un colpo veramente a sorpresa, Turgot ministro delle finanze. Turgot un illuminista, un filosofo, amico personale di Diderot, ricordate era uno dei fisiocrati, scrisse anche molte voci per l'Encyclopédie edita da Diderot, e quindi gli illuministi esultano. Ministro delle finanze Turgot farà delle riforme, infatti Turgot ci prova. Nel 76 Turgot presenta tutta una serie di editti di importanza eccezionale. C'è un'imposta per la nobiltà deve pagare le imposte. In realtà c'è proprio un pacchetto di riforme di Turgot, capite? Tutti devono pagare le imposte in maniera uguale, anche per la nobiltà, quindi c'è una tassa sulla nobiltà. Non solo, ma il pacchetto Turgot, ricordate che era un fisiocrate, era favorevole al liberismo, no? Alla libertà del commercio del grano. Lui abolisce tutti i poteri delle corporazioni, vuole instaurare un libero mercato, un libero commercio in Francia, d'accordo? Sono misure avanzatissime che avrebbero davvero aiutato la Francia, non c'è dubbio. È il fatto stesso che si riproponga per l'ennesima volta, dopo tanti fallimenti, l'idea che anche i ceti privilegiati debbano pagare le tasse. Cosa succede? Inizialmente Luigi XVI lo appoggia. Chi è che si oppone alle riforme di Turgot? Avete indovinato, il Parlamento di Parigi. Il Parlamento di Parigi si oppone. Allora forse aveva ragione Voltaire. Questi parlamenti sono dei centri di potere contrari alle riforme del sovrano. Turgot presenta questi editti di eccezionale importanza nel 76, ma il Parlamento di Parigi si rifiuta di approvarli. Parlamento, vi ricordate che lo stesso Luigi XVI aveva ripristinato pochi anni prima, mentre il predecessore lo aveva abolito. Quindi lui ha ripristinato il Parlamento va contro il suo ministro delle finanze. Le proteste sono tante che nel 1776 Turgot deve essere licenziato, viene licenziato. Cos'era successo? Turgot, tra le riforme approvate, aveva fatto passare, lo sapete, un fisiocrate, questa era proprio la battaglia principale dei fisiocrati, la liberalizzazione del commercio dei grani. Fu sfortunato perché in realtà nello stesso 76 ci fu una carestia terribile e il prezzo del grano cominciò ad aumentare. Ricordate che i fisiocrati dicevano che invece in caso di liberalizzazione dei grani il prezzo sarebbe diminuito perché chi aveva il grano l'avrebbe portato nelle regioni dove c'era la carestia e ben presto il prezzo sarebbe diminuito. Cioè lui è sfortunato, liberalizza il grano e invece di avere una maggiore produzione di grano, un maggiore commercio di grano, c'è la carestia, i raccolti di grano vanno a male, magari non è colpa sua, magari aveva fatto troppo freddo, non lo so, comunque fu sfortunato. Ovviamente vennero messe in relazione due cose, abbiamo fatto la liberazione del commercio dei grani, poi il risultato, la carestia e il grano va a male, d'accordo? Quindi ovviamente questa distruzione dei raccolti del grano, le carestie, segnarono ovviamente la fine di Turgot e quindi Turgot si dimette. Il suo tentativo fu comunque un tentativo notevolissimo. Forse se le riforme di Turgot fossero passate, la Francia non avrebbe registrato la rivoluzione francese, cioè i nobili privilegiati avrebbero iniziato a pagare, si sarebbe creato un libero commercio all'interno, una maggiore produzione, il debito pubblico sarebbe stato abbattuto, chi lo sa, magari la Francia sarebbe ripartita
Invece sarà proprio, come sapete, l'immenso debito pubblico causato in parte anche proprio da questi ceti parassitari a generare la rivoluzione francese. Quindi vedete, riforme fallite anche in Francia. Però non si può dire che Luigi XV e Luigi XVI non avessero provato a farle. Avevano provato a farle. Sia l'aristocrazia, sia la Chiesa, sia il Parlamento di Parigi aveva messo loro i bastoni tra le ruote, però avevano pure provato a farle. Questo fatto di Luigi XVI, che prima sostiene Turgot, poi lo fa dimettere, è tipico del carattere di Luigi XVI. Vedremo nelle lezioni sulla Rivoluzione francese che Luigi XVI aveva proprio queste caratteristiche personali di carattere molto ondivaghe, molto volubili. Un giorno diceva una cosa, il giorno dopo diceva un'altra, un giorno decideva una cosa, il giorno dopo se la rimangiava. È sempre stato così Luigi XVI, lo dimostrò anche in seguito nella Rivoluzione francese. Lui all'inizio disse di voler appoggiare Turgot in tutti i modi possibili, tant'è vero che quando il Parlamento di Parigi si oppose alla riforma di Turgot, lui attivò il letto di giustizia. Il letto di giustizia era stato utilizzato a partire da Luigi XIV, era un classico strumento dell'assolutismo. Il letto di giustizia era un editto che permetteva al re di far passare le sue proposte anche in contrasto col Parlamento di Parigi, cioè l'opposizione del Parlamento di Parigi veniva bypassata, veniva semplicemente eliminata perché veniva applicato il letto di giustizia. Quindi Luigi XVI non esita ad applicare anche uno strumento davvero, uno strumento estremo per appoggiare le riforme di Turgot. Poi cambia idea e lo fa licenziare, però il carattere di Luigi XVI era così, fa una cosa, poi fa il suo contrario, però abbiamo visto che anche Luigi XV si è comportato un po' così, perché magari queste riforme i sovrani davvero le volevano fare, perché però i sovrani appartenevano a quella stessa classe di aristocratici che si opponeva alle riforme, quindi i loro stessi amici, i loro stessi parenti, la nobiltà di cui condividevano il codice d'onore, i valori, e poi li convinceva, protestava e li convinceva a recedere. Soltanto un'ultima cosa, c'è un unico paese in Europa che non fa nessuna riforma. Abbiamo visto, persino in Spagna viene fatto qualcosa, persino in Portogallo c'era un nobile illuminista che si chiamava Pombal, che fu fatto ministro, fece delle riforme in Portogallo. Cioè, persino nei paesi, diciamo, più arretrati, controriformisti, feudali, fu fatto qualcosa, almeno fu tentato di fare qualcosa durante il Settecento illuminati. Abbiamo visto che anche Caterina II, persino in un paese barbaro come la Russia, cercò di fare delle riforme straordinarie, poi insomma sì, abbiamo visto cambiò idea subito, va bene, però almeno un'idea c'era. Chi non fa le riforme è l'Inghilterra, ovviamente non perché sia un paese arretrato, dove le riforme sono impossibili e così via, ma per l'esatto contrario, perché l'Inghilterra non ne ha bisogno, perché l'Inghilterra, che in realtà si chiamava Gran Bretagna, chiamiamo Inghilterra così per comodità, si chiamava già Gran Bretagna, la Gran Bretagna aveva già realizzato tutto ciò che i sovrani degli altri stati proponevano come riforme, come cambiamenti. In Inghilterra già dal 600 i poteri delle corporazioni erano stati aboliti, i privilegi feudali non c'erano più, non c'era nessun vincolo per lo sfruttamento capitalistico della terra, per la compravendita della terra, c'era un libero mercato, un commercio assolutamente libero, un capitalismo senza problemi, i dazi sia interni sia verso l'estero erano stati completamente aboliti, vi erano anche dei diritti civili, l'habeas corpus, il giusto processo, tolleranza, libertà di stampa, invidiabile. Quindi diciamo l'Inghilterra, uno può pensare, oh, nel Settecento non aveva assolutamente riforme, aveva già fatto tutto, già da tempo, stava realizzando la rivoluzione industriale che una distanza abissale rispetto ai paesi governati dai sovrani assoluti. Quindi l'Inghilterra pensa di non aver bisogno di riforme.
Noi abbiamo già visto in altre lezioni che forse qualcosa l'Inghilterra poteva fare. È vero che aveva un Parlamento democraticamente eletto, però abbiamo parlato più volte dei rotten boroughs, dei borghi putridi. Il Parlamento non era veramente rappresentativo, perché il sistema elettorale inglese era assurdo e irrazionale, l'abbiamo detto più volte in varie lezioni. I borghi, nel senso di borghi elettorali, di collegi elettorali, non erano in proporzione con la popolazione. Vi erano città di 100.000 abitanti che eleggevano un membro alla Camera dei Comuni. Vi erano i borghi putridi, cioè i borghi spopolati con poche case, magari un collegio elettorale con poche case, votano solo 10 persone, elegge un membro alla Camera dei Comuni. Come? Un collegio elettorale di 20 persone elegge un deputato, ma anche una città di 100.000 abitanti elegge un deputato. Sì, il sistema elettorale era completamente assurdo e faceva in modo che poche migliaia di persone, tutti quelli che fanno parte dei borghi putridi, dei collegi elettorali spopolati, potessero eleggere la maggior parte del Parlamento. Vi erano addirittura zone o grandi città in Inghilterra che non votavano, cioè per tradizione non votavano. Cioè il sistema elettorale inglese era completamente assurdo e irrazionale. È vero che c'era un'alternanza democratica e così via, come le democrazie occidentali attuali, però abbiamo sottolineato questo aspetto assurdo del sistema elettorale che fa sì, vi ricordate, che a votare o a imporre i loro candidati fossero soltanto i proprietari terrieri, mentre le città o non votavano o avevano una rappresentanza molto più scarsa rispetto alla loro popolazione. Qui gli interessi in Parlamento il Parlamento faceva solo gli interessi dei proprietari terrieri, in particolare quelli di parte Whig del Partito Liberale, quelli che stavano realizzando la modernizzazione nelle campagne e la rivoluzione industriale, ma solo gli interessi di questi proprietari terrieri, per quanto modernissimi, capitalisti, eccetera. Mentre gli interessi commerciali o gli interessi industriali di chi non possedeva una terra, di chi abitava nella città, non erano rappresentati nel Parlamento. Abbiamo già visto che questo fa sì, a partire dal 1715, che il Parlamento inglese, che la Gran Bretagna in generale, abbia una svolta conservatrice che la spinse a non partecipare più di tanto all'illuminismo europeo. Loro avevano già tante conquiste, perché insistere con questo anticlericalismo, con queste cose radicali, eccetera? Noi stiamo bene così, d'accordo? E quindi questa svolta conservatrice, vi ricordate, favorì decine e decine di anni di governi in cui i Whig vincono sempre le elezioni, i liberali e i Tories, i conservatori, perdono sempre, con governi corrotti come quelli di Walpole che facevano solo l'interesse di se stessi, cioè il Parlamento era rappresentato solo da proprietari terrieri, il governo faceva solo leggi a favore della proprietà privata, dell'enclosure, delle recinzioni di questi proprietari terrieri, in un clima di sempre maggiore corruzione, d'accordo, all'interno del Parlamento. Questa corruzione, vi ho detto, dipendeva in massima parte dal sistema elettorale assurdo, che permetteva che venissero elette sempre le stesse persone, sempre dello stesso gruppo, della stessa cricca. Quindi delle riforme, in realtà anche l'Inghilterra avrebbe avuto bisogno di una riforma, quella dei collegi elettorali. Assurdamente, come abbiamo già visto, questa riforma non fu fatta se non nel corso del 1800. E quindi l'Inghilterra senza riforme, l'Inghilterra pensa di non aver bisogno di riforme, l'Inghilterra pensa di averne fatte già tante, anzi fin troppe, secondo i Whig, che è il partito che diventa dal 1715 partito conservatore, elimina la sua ala sinistra, la sua ala più radicale, e quindi l'Inghilterra pensa di non aver bisogno di riforme, è l'unico paese europeo senza riforme all'interno del Settecento illuministico. Ho finalmente terminato le mie lezioni sulle riforme dei cosiddetti sovrani illuminati, il cosiddetto assolutismo illuminato. Avete visto che mi sono anche intrattenuto sui rapporti anche privati, con qualche aneddoto gustoso, sui rapporti anche privati tra alcuni di questi sovrani e grandi personaggi dell'illuminismo. Spero che queste lezioni vi siano piaciute. Abbiamo, come vedete, tante altre lezioni sull'illuminismo nella playlist del Settecento. Potete sbizzarrirvi.
Io vi saluto, buongiorno, alla prossima.